Una coppia di anziani viene intervistata nel corso di una trasmissione televisiva. Perché, sposati da 50 anni, non avevano mai litigato. Il presentatore, con grande curiosità, domanda all'anziana: «Ma voi veramente non avete mai litigato in 50 anni?» «No», risponde l'anziana. «Ma com'è possibile?» insiste il presentatore. «Guardi, quando ci siamo sposati, mio marito aveva un cavallo a cui teneva moltissimo. Era la creatura a cui lui teneva di più in assoluto. Il giorno delle nostre nozze, questo cavallo tirava il nostro calesse. A un certo punto il cavallo inciampò su di un sasso e mio marito gli urlò: "E uno!" Dopo qualche metro il cavallo inciampò di nuovo e mio marito gli urlò: "E due!" Quando eravamo praticamente arrivati davanti alla nostra casa, il cavallo inciampò una terza volta. Mio marito tirò fuori la pistola e sparò al cavallo dritto in fronte. Io, impietrita, lo rimproverai. «Ma perché hai fatto una cosa del genere? Un cavallo così bello, tu l'ammazzi per così poco?» Lui mi fulminò con lo sguardo e poi mi urlò in faccia: «E uno!» C'è un tipo che ha tutti amici musicisti che continuano a prenderlo in giro perché lui non suona nessuno strumento. Un bel giorno decide che è proprio arrivato il momento di incominciare a suonare. Così prende la macchina e va in un grosso negozio di strumenti musicali. Si guarda un po' intorno e all'arrivo del commesso gli fa: «Salve, io vorrei il clarinetto rosso e la fisarmonica che avete appeso alla parete». E il commesso gli fa: «Guardi, l'estintore glielo posso anche dare, ma il condizionatore è fissato con le viti nel muro». Un carabiniere sta osservando con molta attenzione un orologio. Lo gira e lo rigira continuamente, poi lo mette sopra la sua testa e lo fissa, stando fermo. Un collega incuriosito gli si avvicina e gli fa: «Ma che stai facendo?» «La mia ragazza mi ha regalato questo orologio e mi ha detto che ci posso fare anche la doccia». «Beh, sì, si vede che è un bel orologio, però mi sa che le hanno dato una fregatura». «Perché?» «Perché è tutto il giorno che lo guardo e ancora non ho capito da dove esce l'acqua». Un uomo va dal dottore. Gli dice che è depresso, che la vita gli sembra dura e crudele. Gli dice che si sente solo in un mondo minaccioso. Il dottore dice: «La cura è semplice. Il grande clown Pagliacci è in città, lo vada a vedere, la dovrebbe tirar su. Fa piegare dalle risate e a fine spettacolo non sarà più depresso». L'uomo scoppia in lacrime. «Ma dottore», dice, «Pagliacci sono io». Al ristorante, un'anziana coppia ordina il pranzo. «Cameriere», dice lui, «porti una minestrina per mia moglie e per me una bistecca». Dopo che hanno consumato, il cameriere ritorna. «Desiderano altro, signori?» «Sì, adesso porti una minestrina per me e una bistecca per mia moglie». «Ma», replica il cameriere un po' interdetto, «non era meglio che avesse ordinato prima le 2 minestre e adesso le 2 bistecche?» «Ma vede», soggiunge il vecchietto sottovoce, «abbiamo solo una dentiera in 2».
Due pazzi decidono di evadere dal manicomio, ma per essere liberi devono scavalcare ben 100 cancelli. Iniziano a scavalcarli, uno dopo l'altro. Al 10° cancello uno chiede all'altro: «Sei stanco?» E l'altro: «No!» Dopo 40 cancelli: «Sei stanco?» E l'altro: «No!» Dopo 60 cancelli: «Sei stanco?» E l'altro: «No!» Arrivano a 80, 90, poi si trovano di fronte al 99°. Il primo chiede all'altro: «Sei stanco?» «Sì, non ce la faccio più». «Hai ragione, torniamo indietro». Un ubriaco cammina per strada con un piede sul marciapiede e l'altro piede sul canale di scolo. Un carabiniere lo ferma e gli dice: «Devo portarti dentro, sei ubriaco». L'uomo chiede: «Signor carabiniere, lei è proprio sicuro che sono ubriaco?» Il carabiniere risponde: «Sì, sei ubriaco». «Ma è proprio sicuro sicuro?» «Proprio sicuro». «Grazie al cielo, pensavo di essere zoppo». Un leone e una lepre si siedono al tavolino di un ristorante. Il cameriere si avvicina e fa alla lepre: «Buongiorno, cosa desidera?» «Allora, io vorrei delle fettuccine ai funghi porcini e per secondo dell'insalata mista. Come dessert, una fetta di torta alle carote». «Bene», fa il cameriere. «E per il suo amico?» «Niente», fa la lepre. «Come niente? Significa che non ha fame?» «Le pare che se avesse avuto fame adesso saremmo in 2 al ristorante?» Una donna si sposa con un uomo che prende il vizio del bere. Il tempo passa e l'uomo beve sempre di più, finché ad un certo punto la moglie teme che possa diventare un alcolizzato e rovinarsi la vita. Allora, una sera, riempie 2 bicchieri, uno di acqua e uno di whisky, e li mette di fronte al marito. Poi prende una scatola, ne estrae un verme, lo mette nel bicchiere con l'acqua e il verme nuota. Poi prende un nuovo verme, lo mette nel bicchiere con il whisky e il verme muore immediatamente. Al che la donna punta l'indice verso il marito e gli fa: «Che cosa ti insegna questo?» «Che se bevo whisky non avrò i vermi».